Venezia, si sa, è una città non troppo semplice da affrontare. Per questo abbiamo deciso di girare questo video al fine di fornirvi qualche informazione pratica su come arrivare, come muoversi in questa città. Speriamo quindi di darvi qualche consiglio utile al fine di poter gioire di questa città senza perdere troppo tempo. Fondamentalmente ci sono 4 modi per arrivare a Venezia: in treno, in aereo, in macchina, in autobus. Volendo si può arrivare anche in crociera, ma sorvoliamo su questo aspetto controverso. Il modo più semplice ed economico per arrivare a Venezia è ovviamente il treno. Questo vi permette di arrivare direttamente in città, senza preoccuparvi del parcheggio dell'auto e del relativo costo. Mi raccomando, scendete a Venezia Santa Lucia e non a Venezia Mestre. Arrivando in macchina avete diverse possibilità di parcheggio. La più importante, la più conosciuta, è Piazzale Roma. A Piazzale Roma avete 3 parcheggi: l'autoremessa comunale, questa qua davanti, e dietro avete il garage San Marco e il parcheggio di Sant'Andrea. Un'altra possibilità di parcheggio è sull'isola del Tronchetto. È un'isola che si trova subito prima, in pratica arrivando in macchina dal Ponte della Libertà, un po' prima di arrivare Venezia stessa, girate a destra e la strada vi porta direttamente in questa isola parcheggio. Una volta parcheggiato in Piazzale Roma per andare in città, in realtà qua siete già in città, quindi potete o a piedi attraversare questo ponte, il ponte nuovo della Costituzione, che vi porta quindi direttamente dentro la città, oppure prendete i vaporetti. Qua sotto ci sono appunto le fermate, le varie fermate dei vari vaporetti che vi portano dovunque. Mentre dal Tronchetto avete 2 possibilità: ancora una volta il vaporetto la linea 2, oppure c'è un trenino, un nuovo trenino che si chiama People Mover, che vi porta direttamente a Piazzale Roma. Arrivando in aereo, uscendo dalla consegna di bagagli, sulla vostra sinistra trovate la biglietteria per l'acquisto dei biglietti di tutti i mezzi pubblici. Se invece preferite prendere un taxi, proprio di fronte a voi sul lato opposto, trovate l'ufficio per la prenotazione del taxi acqueo naturalmente. Uscendo fisicamente dall'aeroporto e andando verso il parcheggio, sulla vostra sinistra trovate il capolinea dell'autobus, la linea 5, che vi porta a Piazzale Roma. Quando uscite dalla stazione troverete proprio davanti a voi le biglietterie, ce ne sono diverse in realtà. Le biglietterie dove comprare i biglietti per i vaporetti. I vaporetti sono i battelli pubblici a Venezia. Molto spesso alle fermate dei vaporetti ci sono 2 imbarcaderi, uno a destra e uno a sinistra. Funziona così: se dovete andare verso sinistra, salite sull'imbarcadero di destra e viceversa. Per cui, ad esempio, se dovete andare in quella direzione, quindi verso sinistra, quindi verso Rialto, verso San Marco, passando dal Canal Grande, salite sull'imbarcadero di destra. Se invece dovete andare sempre verso San Marco, ma passando dall'altra parte, quindi in esterno, cosa tra l'altro che è assai più veloce, meno panoramica ma più veloce, salirete sull'imbarcadero di destra. Fondamentalmente ci sono 2 tipi di vaporetti: quelli un po' più larghi, più cicciotti, sono quelli che attraversano il Canal Grande, quindi fanno questo percorso qua. Dalla stazione ferroviaria, tutto il Canal Grande, Rialto, fino ad arrivare a San Marco. Sono la linea 1 e la linea 2. La linea 1 si ferma dappertutto, quindi è un po' più lento ma è panoramico. Il 2 invece si ferma in meno fermate, quindi è più rapido. Poi ci sono delle altre linee che si chiamano Giro Città. Dal nome si capisce che passano in esterno a Venezia, quindi la parte esterna, percorrendo tutto il confine di Venezia, fondamentalmente c'è il 4 e il 5. Bisogna fare attenzione perché in realtà c'è il 4.1 e il 4.2, il 5.1 e il 5.2. Il punto 1 e il punto 2 si distinguono in base alla direzione, cioè uno va in un senso e l'altro va nell'altro. Sembra complicato, ma in realtà quando salite sugli imbarcaderi è ben indicato, ben segnato, basta seguire la freccia indicata sul pannello.
Naturalmente in città ci si può spostare a piedi, Venezia tutto sommato è una città piccola, procuratevi però una buona mappa. Un altro modo per spostarsi, per muoversi in città è ovviamente grazie ai taxi, che a Venezia sono delle barche. I water taxi vi permettono di raggiungere quasi qualsiasi punto in città, perlomeno quelli raggiungibili tramite un canale. Vi consiglio in ogni caso di chiedere il prezzo prima di salire a bordo. Speriamo di essere stati utili, in ogni caso se cercate informazioni più ampie e ben più dettagliate le trovate nel mio ebook, cui link è indicato qua sotto nella descrizione del video. Grazie.